Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Capricorno, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di dicembre 2024. Wow, abbiamo la ruota della fortuna, amici del Capricorno. Potrebbe essere un momento di cambio, un momento di occasioni fortunate. Tenete presente che quando c'è la ruota della fortuna si può anche parlare di cambi karmici o di cicli karmici. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Troverete i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra e sempre nella descrizione c'è anche il link al video del corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio che partirà a gennaio 2025. Quindi voi date sempre un'occhiata alla descrizione, io lì inserisco tutte le novità, le promozioni, poi per ogni informazione aggiuntiva mi potete contattare via mail. Le previsioni per il 2025 sono già online e le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili, amici del Capricorno, per il mese di dicembre 2024. Partiamo con un asso di denari. Mi sono scivolate le carte. Un fante di coppe, nuovi inizi all'orizzonte, abbiamo un fante di bastoni, la giustizia, un 9 di coppe, un 8 di bastoni, un 8 di pentacoli, e 3 di bastoni, ragazzi. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, così capiamo un attimino l'energia del mese. Dopodiché andrò a fare vari esempi con i single, le relazioni di lunga data, quelle fresche, quelle complicate, insomma, andiamo a vedere un po' tutta la casistica. Partiamo da questo asso di denari. È una bellissima carta per cominciare, come se nel mese di dicembre ci fosse un nuovo inizio, una nuova strada da percorrere. Può anche essere un dono, magari un dono inaspettato. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Imperatrice 7 di coppe. Guardate, sento che c'è qualche cosa di concreto che a inizio mese può iniziare e darvi veramente come una prospettiva diversa delle possibilità che avete. Andiamo a vedere questo fante di coppe. Abbiamo un 8 di pentacoli che si ripete perché ce l'avevate già qui e una regina di coppe. Per qualcuno sì che potrebbe essere una storia romantica all'interno dell'ambiente lavorativo, E con questo fante di coppe sento che potrebbe arrivare effettivamente un'offerta, una proposta, come se venisse lanciata un'idea. Andiamo a vedere il fante di bastoni.
3 di pentacoli e 4 di bastoni. Guardate ragazzi, le carte sono molto positive e tutto mi fa pensare che si stia andando verso la costruzione di qualche cosa con qualcuno. Se siete single, vi dico che potenzialmente, single con nessuno in testa, intendo, potreste effettivamente conoscere una o due persone interessanti. Vi si aprono una serie di possibilità effettivamente. E per qualcuno, una di queste due persone potrebbe veramente dare il passo a qualche cosa di concreto. Anche se vi dirò, per molti inizierà come una storiella, eh. Andiamo a vedere la giustizia. Guardate l'arcano minore della giustizia. 6 di pentacoli e 10 di coppe. Di nuovo, carte molto positive, mi parlano di equilibrio, mi parlano di contratti. Più che di contratti, perché qui la giustizia è girata a testa in giù, potrebbero magari essere accordi verbali, magari, o c'è qualcosa con la materialità, perché effettivamente avete tanti denari anche l'imperatrice. Qualche cosa di concreto potrebbe esservi dato. Andiamo a vedere il 9 di coppe. È come se non aveste legami ufficiali per qualcuno e poteste decidere di fare quello che volete con tutte queste occasioni che vi si presentano. Allora, il 9 di coppe è spiegato da un altro 9 di coppe, da un asso di coppe e da un 2 di bastoni. Ragazzi, io qui vedo iniziare una relazione, un qualche cosa di fantastico, un nuovo amore. Vi vedo innamorati. Ecco, forse l'unica cosa che vi posso dire è di non crogiolarvi troppo in questo benessere, ma di cercare subito un qualche cosa che possa far muovere la coppia, come qualche progetto, e difatti finiamo anche con un 3 di bastoni, sento che sarà così. Andiamo a vedere l'8 di bastoni, perché è una carta che ci parla di comunicazione. Qualcuno potrebbe avere difficoltà a comunicare i propri sentimenti. Vi faccio notare che sono usciti Re e Regina di coppe e Re e Regina di denari. E di solito quando escono due figure dello stesso seme è come se fosse una relazione, diciamo, benedetta, di tipo divino, no? È la relazione ideale quando escono due figure dello stesso seme. Andiamo a vedere l'8 di pentacoli. Nove di spade. Sì, c'è un tema con il lavoro per qualcuno, e giustizia. Qualche questione magari legale, burocratica, che possa influire sulla coppia. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Appeso. E imperatore, ragazzi. Imperatore e imperatrice. Io la vedo molto positiva, molto, ma tanto. Cioè, praticamente si può dire che non avete carte neanche brutte, dubbiose, forse una, però niente di sconvolgente. E capisco perché questa ruota della fortuna. È come se ad un certo punto la vostra quotidianità cambiasse radicalmente. Tenete presente che quando c'è la ruota della fortuna i cambi sono veloci, sono radicali, sono cambi veloci, sono cambi fortunati e sono cambi che portano verso la prosperità. Allora, andiamo settore per settore, partiamo dai single. Qui vi devo dire, come un po' ho già accennato prima, che potrebbero esserci delle persone nuove all'orizzonte. Se per caso avete qualcuno in testa, sento che nel mese di dicembre questa persona potrebbe come gettare degli ami, no?
in un certo senso potrebbe farvi come delle battutine per farvi capire che prova interesse nei vostri confronti. Vi dico, all'inizio potrebbe anche sembrare più una questione di amicizia, ma ho anche la sensazione che tra i due, non che sia una cosa solo di uno dei due, però entrambe ho come la sensazione che facciate difficoltà a comunicare i vostri sentimenti e le vostre emozioni all'altro. Quindi è come se andaste un pochettino a tentoni. Provo così, vediamo come risponde quell'altra persona. In base a come risponde io posso fare A o B. Semplicemente perché è come se bisognasse migliorare la comunicazione, ho come questa sensazione. Una cosa che mi colpisce, perché avete imperatore e imperatrice, re di coppe e regina di coppe, re di denari e regina di denari. Questi due sono a testa in giù, in su, e questi due sono a testa in giù. C'è come un lato della relazione che ha come bisogno di essere sviluppato di più, o perlomeno sarà quello come il legante che farà sviluppare la relazione. Devo dire che, insomma, vi divertirete molto in questo mese di dicembre, voi single, e non vi nego, non escludo che arriverete alla fine del mese e potreste effettivamente essere o ritrovarvi in una relazione anche di tipo stabile, regolare, con rispetto, con insomma stima l'uno dell'altro, senza neanche accorgervene tanto. È un po' come, ok, comincio a frequentare questa persona, ho piacere di sentirla o di vederla sempre di più, di condividere delle cose, alla fine del mese vi troverete a magari passare più tempo insieme rispetto a quello che avreste mai pensato, proprio perché vi trovate bene. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione fresca, quindi nuova, anche qui ragazzi sento che il potenziale di sviluppo è tantissimo, c'è bisogno di creare un progetto comune, una nuova strada comune all'interno dell'azienda. Che tipo di obiettivi volete per la coppia? Ehm, e qui si tratta durante il mese di dicembre di non, come vi posso spiegare? Di non dare per scontato che le regole di coppia che avete usato fino ad adesso possono andare bene anche per questa nuova coppia, per questa nuova persona. Come l'idea che si debba cercare un altro modo di creare l'equilibrio di coppia, perché quello che avete utilizzato fino ad adesso non ha funzionato, quindi è il caso di cambiare dinamiche di comportamento. Per quello che riguarda le coppie di lunga data, allora qui ragazzi devo dire che potrebbe arrivare qualche bella proposta. Potrebbe essere la proposta di comprare casa o di andare a convivere. Se uno dei due però non sta lavorando, perché potrebbe essere, piuttosto aspettate un attimo perché diversamente dovreste sobbarcarvi voi le spese o l'altro, dipende se siete voi a lavorare o no, per tutti e due, per entrambe. Non che abbia qualche cosa con qualche avviso, diciamo così, con la parte economica, però è come se doveste prima regolarizzare le singole parti per poi riuscire a creare un'unione armoniosa. E con questa giustizia e l'imperatore, quello che diciamo vi consigliano è di mettere delle regole chiare alla coppia, a quello che è soprattutto se andate a convivere, come ci gestiamo con i soldi? Facciamo una cassa comune, tu paghi una cosa, io ne pago un'altra. C'è da mettere delle regole giù prima di fare il passo per un'eventuale convivenza o per l'acquisto di una casa. Vi dico, avendo questa giustizia, molti, adesso io non vedo 10 di
di pentacoli piuttosto, però può essere che ci sia come un'offerta di regolarizzare l'unione, magari non in chiesa perché non ho il papa, però sì in comune, per esempio, è come se avessi bisogno di fare dei documenti o parlare di certi documenti che ci sono da fare per regolarizzare le cose per un'eventuale convivenza piuttosto che acquisto di una casa. Se foste di quelle persone che stanno cercando di allargare la famiglia, ehm, allora vi dirò, può esserci, può esserci per qualcuno un buon terreno fertile, nel senso per riuscire ad avere una gravidanza, ma nei primi 15 giorni del mese. Mm. Ok, per quelle persone che sono in una relazione, diciamo, difficile, allora io qui devo dire che c'è bisogno di mettere dei paletti, c'è bisogno di mettere delle regole. Qui avete la giustizia due volte ed è proprio quello che vi dice di eh, questo si fa, questo non si fa, un po' gli accordi di cui vi parlavo prima, no? Dove vuole andare la coppia? Che cosa vogliamo da questa relazione? È una relazione per diletto o è una relazione che può portare a qualche cosa di più? E vi dico già che porta a qualche cosa di più, perché c'è l'imperatore. Però è come se ci fosse bisogno di trovare degli obiettivi comuni, vedere le cose da un altro punto di vista, cercare di capire. Anche con la carta dell'appeso si tratta anche di mettersi nei panni dell'altro. Che cosa potrebbe venir bene per la coppia mettendosi nei panni dell'altro. Se per caso foste di quelle coppie in separazione, devo dire che potrebbe esserci un riavvicinamento. Però bisogna cambiare alcuni metodi di comportamento, qui avete anche l'appeso, per qualcuno si tratta di lasciare andare certi rancori, perché ho come la sensazione che siate un po' entrati in un loop stagnante, come se ci fosse un'energia che ha bisogno di essere rinfrescata. Però tutto sommato vedo come vedo una stabilità. Quindi secondo me è un momento, è un periodo per voi di separazione, anche perché con la ruota della fortuna, ripeto, le cose possono cambiare drasticamente da un momento all'altro. E implementate la comunicazione, cioè cercate di comunicare all'altra persona come vi sentite inerente ai suoi comportamenti, più che giudicare. E tu hai fatto questo? No. Fate un discorso diverso. Quando tu ti comporti così, io mi sento così e ci sto male. Perché il non partire già con l'indice puntato fa sì che l'altra persona non si metta subito sulla difensiva e quindi si può creare un dialogo invece che uno scontro. Perché quando si inizia, tu hai fatto, è come se le energie cioccassero. Cioccare, credo sia spagnolo. Come se le energie contrastassero, grippassero. Ok, andiamo a vedere un oracolo e dopodiché un koan. Carta numero 2 parla di prendersi cura di se stessi, ragazzi, però siccome qua abbiamo il viso, tre visi di donne, e mi ricorda molto, vediamo se riesco a trovarvela, la carta della sacerdotessa, perché la carta della sacerdotessa ha un cappello particolare che ricorda le tre fasi lunari. E queste tre fasi lunari sono collegate alle fasi di fertilità della donna. Eccola qua. Vedete che ha come una mezzaluna qui
una luna piena centrale che è la fase dove è fertile, qui la fase dell'infanzia, la fase della fertilità, e questa è la fase, diciamo, della saggezza, della ehm, eh, vecchiaia non mi piace, della maturità sterile, ok? Cioè quindi quando una donna non ha più il ciclo mestruale fondamentalmente. E mi ricorda un po' questa carta, come se ci fosse da prendersi bisogno, come se ci fosse il bisogno di prendersi cura anche di quel lato di noi che è rimasto indietro. Cioè non è solo un'autocura a livello estetico, ma è una cura a livello del bambino interiore. Certe dinamiche di comportamento, cioè la maggior parte in realtà delle dinamiche di comportamento che noi abbiamo da adulti, sono meccanismi di reazioni inconsapevoli che abbiamo imparato quando eravamo bambini. E qui si tratta secondo me anche di andare a vedere un pochettino quello che ci è mancato e che cosa ha scaturito questa mancanza in modo da riuscire a darci noi stessi quello che non sono stati in grado di darci gli altri. Andiamo a vedere un koan. Ok, grazie. Brucio i libri nella borsa, ma non posso dimenticare i versi scritti nel profondo del mio essere. Ma che bella frase, ragazzi. È come se fosse brucio quello che so, non voglio sapere quello che in realtà so, quello che ho letto, brucio la fonte dell'informazione che ho ricevuto, però comunque ormai l'informazione ce l'ho e non lo posso dimenticare. L'informazione è il trauma. Io questa carta la sento molto come se avessi bisogno di curare certe dinamiche di comportamento che sono scritte nel profondo del vostro essere. Nonostante certe volte la persona che ha creato un certo trauma nella nostra vita non ci sia più o non abbia più a che fare con noi, il trauma resta se non è elaborato, se non è integrato. Amici del Capricorno, io spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video, e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro, oppure potete anche abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!